Ti sei spaccato le mani? Così è scomoda, così non passa e io ho fatto così, tac, tac, tac. E quella come hai fatto a vedere a farla? Cioè, È una ottobrugola tagliata. Hai la ottobrugola, va lì dentro, giusto? L'ho fatta non lo sapevo. Siamo qua per il secondo round a Valpacos, arriviamo dalla trasferta di Fafe, abbiamo avuto questi 3 giorni di lavori sulle moto, un lavoro veloce ma intenso, no, sono stati controllati i pistoni alle moto, varie cose di usura che normalmente cambiamo e niente, oggi le moto verranno provate dai piloti e siamo pronti per questo secondo round. Vorrei provare a chiudere un po' la compressione del mono. Lavora... sì. No, è un po' meglio. Sì. Sì. No. L'unica cosa, mi sbacchetta tanto nel veloce, nelle buche secche, il dietro, non il davanti. Mi sembra super difficile. Dica, ma ma siete tutti così, Ma non è che la moto va dappertutto. tutti uguali. Saranno Ma i buchi queste vecchi. buche vecchie il terreno. Merda. Faccio fatica con le marce. Perché? In alcune curve magari una è troppo corta e l'altra è troppo lunga. Adesso la guidavi male. Ogni tanto buttavi la marcia prima, Forse è proprio la guida che qua va bene così. no, scivola. Poi là è diverso, qua c'è le buche vecchie. Poi comunque è più lento secondo me. Però adesso sicuramente quel ritorno così è meglio. E poi ho visto se butti la marcia, Sta meglio. se invece tiri la marcia fa più No, ma anch'io infatti volevo fermarmi a chiedere a Danny che facevo la curva in terza. Prima andava bene, poi di punto in bianco ho cominciato a far non mi portava fuori bene. Anche lui l'ha fatto uguale. Non so se è il caldo. Per me è il caldo. Può essere. E allora la tipo un po'. Si è ingrassata un po' Si è rispetto a ingrassata. Poi vai, lei la moto scalda tanto, in speciale va bene, lei si smagrisce poi quando va a scaldarsi tanto sì. Abbiamo quasi concluso l'area training del giovedì, oggi, e i piloti hanno fatto un po' di cambiamenti sul setting, c'è un terreno un po' particolare, molto scivoloso e con tante buchette. Abbiamo aggiustato un po' con i click come sempre, cambiato un po' le mousse, indurite un po' confronto alla scorsa gara e adesso stiamo ancora facendo piccoli aggiustamenti, però i piloti sono belli carichi per il weekend. Vedi qua, blocchiamo le viti, stringiamo le viti e poi andiamo un attimino a scolare la pasta. Che la donna chiama, bisogna andare. Venerdì pomeriggio è tempo di verifiche amministrative, verifiche tecniche. I piloti, dopo che vanno a fare le verifiche amministrative con i vari controlli documenti, andiamo con le moto insieme ai meccanici a fare le verifiche tecniche. E le moto vengono controllate che siano in ordine di marcia, luci, stop, poi vengono punzonate, abbiamo degli adesivi, delle etichette, vengono punzonati i telai, le ruote e i silenziatori. Telai e ruote perché non puoi cambiarlo, in 2 giorni di gara deve essere sempre la solita moto, le solite ruote.
E poi da quest'anno molto importante è la fonometrica, c'è un nuovo regolamento, le moto devono avere un tot di giri, ogni cilindrata deve avere i suoi giri motori e devono stare dentro 111 decibel. Per questo la prima gara un po' tutte le moto abbiamo avuto qualche problema, abbiamo dovuto approdare qualche modifica di centralina e di giri motori soprattutto per rientrare in questo nuovo regolamento arrivato all'ultimo. Adesso dagli ultimi anni le licenze sono così in formato via mail, quindi andiamo a fare le iscrizioni ma hanno già tutti i nostri dati, praticamente dobbiamo solo più firmare e niente, prendere la scheda che poi dovremo portare alle verifiche tecniche. Oh, guarda come sono importante! Allora, adesso mi hanno dato questo che è la scheda tecnica con tutti i dati della moto che dovremo portare alle verifiche tecniche. Adesso invece prendiamo il transponder, che è il dispositivo con cui ci prendono i tempi nelle speciali e niente, poi andiamo a mangiare pranzo. 25. Porca transponder, good luck, ecco lei sono park per me. Thank you. Nelle verifiche amministrative insieme ai veri documenti che controllano poi vengono consegnati i transponder a ogni pilota. I transponder sono personali numerati, vengono approdati alla moto sulla forcella destra e da questo transponder le persone vedono i tempi reali, live timing. Buongiorno. Ok. Abbiamo appena fatto la fonometrica, che è praticamente il controllo del rumore emesso dalla moto, e il limite adesso è cambiato coi decibel a mi pare 111 decibel, prima era 113 e comunque noi con due tempi rimaniamo ampiamente sotto perché siamo a 107, quindi tutto tranquillo, via, andiamo avanti. Invece adesso abbiamo funzionato ruote, telaio e motore, che sono le parti che durante la gara non possono essere sostituite. The paper. Sì, Thank you. Adesso invece per la sicurezza dei piloti ci verificano casco e pettorina che siano omologati e basta, abbiamo finito. Queste sono le verifiche tecniche del mondiale di enduro. Ciao ragazzi, allora siamo qua e in questo tempo qua ho piacere di illustrarvi alcune chicche o comunque preparazioni che andiamo a fare specifiche sulle moto da gara. Calcolate che noi con TM partiamo da una moto precisamente di serie e poi, come vi abbiamo raccontato nel primo episodio, poi andiamo a vedere nel dettaglio le cose che facciamo per essere più pratici durante la gara o comunque tentare di avere meno problemi possibili. E se andiamo su una moto qua, ad esempio questa è quella di Alberto, poi vediamo le altre, un dettaglio, visto che la gara scorsa avete visto fango, acqua e condizioni difficili di gara, noi utilizziamo una corona che è alluminio e acciaio. Questo cosa permette? La pista esterna in acciaio permette un'usura minore anche in condizioni estreme. Naturalmente catena con OR o meglio adesso si chiamano XR perché i gommini che ci sono all'interno della catena
permettono di trattenere l'olio, permettono alla catena comunque di durare di più e di consumarsi meno, quindi per l'enduro è obbligatorio una catena con gli OR o come detto con X-Ring. E sulle nostre moto, poi sulla moto di serie esce un guida catena in alluminio e gomma, noi lo sostituiamo con uno completamente lavorato dal pieno e un materiale specifico ad alta resistenza che può flettere, si consuma e evita o comunque riduce le possibilità della catena di cadere. Un'altra piccola chicca che c'è sulle nostre moto è questo anello in plastica interno dietro la corona, che nel caso del Gari, che purtroppo invece è un forte urto che la catena è scesa all'interno, la catena ha continuato a strisciare su questa plastica qua, quindi non si è ammucchiata nella parte anteriore e lui ha avuto modo di rimetterla. Diversamente la catena senza questa plastica qua poteva incastrarsi tra i bulloni della corona e la catena o addirittura ammucchiarsi davanti nel pignone. A quel punto la gara di Alberto sarebbe stata finita. Altro particolare che abbiamo è questo perno inserito sul perno ruota, ce l'abbiamo sia davanti che dietro. Questo è molto utile per poter estrarre il perno con più facilità, quindi si toglie il dado, si sfila il primo pezzo di perno utilizzando il dado e picchiando un po' con mano a mano martello di gomma, e poi con questo perno si prende con le dita e si ha più facilità a manovrare e a tirarlo fuori. Un altro pezzo, questo pezzo, anche questo ricordato dal pieno, praticamente viene sostituito il blocchetto catena da questo lato qua, quello che normalmente c'è di serie, viene messo un blocco catena con questo arco qua che va a sostenere il supporto della pinza e quindi tiene supporto pinza, freno e tutto bloccato sul forcellone anche quando noi andiamo a togliere il dado e il perno. Quindi questo, sempre per essere veloci quando serve un cambio gomme veloce tipo fine gara tutto, ci permette, quando andiamo a rimettere il perno della ruota e arriviamo a farlo entrare nel supporto pinza, nel forcellone e nell'alluminio qua a partire dalla catena, di aver tutto allineato e quindi faticare meno a mettere sulla la ruota e di conseguenza ribloccare tutto. Altro particolare che abbiamo specialmente sulle moto due tempi e sul carter esterno della frizione, dove vicino abbiamo il pedale del freno che è una distanza abbastanza ridotta ed è abbastanza flessibile il pedale perché è fissato solo nella parte posteriore ed è una leva molto lunga, quindi andiamo a applicare questi semi carter in carbonio a protezione, in modo che se in un canale o qualcosa il pedale del freno flette all'interno, non va subito a rompere il carter frizione. E si vede in questo caso qua che c'è il carbonio già segnato, vuol dire che quindi quella gara scorsa nell'estrema dove c'era quella salita che avete potuto vedere molto impegnativa e brutta, è possibile che il pedale del freno sia andato a picchiare contro la protezione, ma abbiamo rovinato la protezione ma salvato il carter e salvato comunque la giornata di gara. Start your engines. Stay there. Start your engines. Hai messo il vestito da moto e probabilmente ti è passato tutto. È la parata. Ho fatto 2 salti sui marciapiedi, sono tornato. Caricato, stavo quando benissimo. doveva partire
Magica. Un po' di adrenalina dentro, va bene. Quindi il consiglio di Gary è quando c'è la dissenteria, prendi la moto, vai a fare 2 giri, ti carichi a bestia e ti passa tutto. Due E la porta impennate. via, un giro in moto la porta via. Non porta via, sì, caro. E un goccio d'acqua. Siamo pronti per il super test. Come vedete qua in Portogallo si parte un po' più tardi perché la popolazione tende a finire di lavorare tardi, quindi si aspetta un po', si dà vantaggio al pubblico. È sempre una prova un po' particolare perché nonostante c'è poco tempo, nonostante tra virgolette non conti tanto, anche se è la prima speciale del giorno dopo, del primo giorno di gara, è 1 contro 1, quindi i piloti si fanno prendere un po' anche dalla competizione tipo motocross, anche se poi in realtà quello che conta è il tempo di ogni pilota, no? Però sapete che l'1 contro 1, vedersi l'altro un po' più avanti e tutto, fa prendere sempre un po' dall'agitazione. Quello che cerchiamo di dire ai piloti, è ok, la prima speciale va fatta bene, ma bisogna fare attenzione perché un conto è perdere 2-3 secondi, un conto è cadere e magari perdere di diversi in più, allora poi per il giorno dopo diventa più difficile. Quindi la soluzione per il super test è sempre non farsi prendere dal panico e cercare di portare a casa la speciale senza fare troppi danni. Non a destra. E il tronco è tutto esterno, non interno, tutto esterno. Però impenna la ruota E il davanti. salto qua tutta a sinistra. Ah, è un'altra cosa sui tronchi, non dar gas sopra il tronco perché sennò fa così la moto. Carica come sei capace te con le gambe, la alleggerisci, fai tronco alleggerisci. E sotto il ponte com'è? C'è un canale vicino da uscire. Però la sbatti contro la terra, anche io sono uscito sull'erba, la ruota dietro è rimasta nel canale, non ho fatto niente. E le ultime 2 curve secondo me devi farle nei canali di erba. Una l'ho fatta Una l'hai fatta bene. e l'ultima all'interno. Secondo me era migliorato. Sinistra, destra che finisce un po' sulla lastra. E poi salti un po'. Salti, destra lungo salire. E che si poi taglia. io lì pensavo, sì, in salita, In poi salita, sì. sì. Però sotto pensavo di andare vicino a quel sassetto, poi vai su, Ti sposti un po' tagli sul all'interno, poi vai su tutto alto. poi lì lo schiacci, puoi anche passare un po' a sinistra volendo. Ah. Vai via dritto, freni, la butti Tagli giù un po'. dentro, tagli dritto e Tagli salti dritto. dritto giù a destra. Cioè il sinistra che voleva saltare sopra il sasso l'abbiamo già fatto. Sì. Vai dritto lì, sasso dove guardavi te, sinistra, wap, la lanci giù, e giù a sinistra, doppio ancora. Doppi lungo, e lì sì. salti giù nel pari. Sì. Buona giornata, anche se gli occhi sono ancora un po' piccoli e anche se è tardi qua.
perché oggi la gara, come ho detto, parte ieri sera, parte un'ora dopo. Grazie perché a se me. abbiamo finito tardi. Grazie alla mia Yes. scelta. Noi non finiamo più oggi praticamente. Comunque. Quindi Portogallo 2, Day 1 e siamo pronti. I piloti si sono ripresi un po' da varie influenze intestinali, ma vedremo stasera. Dai, cominciamo. Uomo ombra, guarda tu uomo ombra, anche c'è l'occhiale cattivo, guarda. No, un po' chiara, mi dà Aspetta, guarda, vai. Posto? No, così è un po' bagnato. Ah, aspetta, ce la siamo presi di carta asciutta. merda, la faccia di carta. Sai come quando lavi i tergicristalli alle mani? Questa è un po' unta, un po' straccio però. Prima con lo straccio bagnato, poi lo straccio unto. È organizzata, è straccio umido per lavare la lente dell'occhiale senza rigarla. Sembra che neanche che appena. Cioè, è bravo. È appena arrivato al team, però è bravo. Se la cava abbastanza bene. Più che altro non ho una settimana, da giovedì ho smesso di andare in bagno, sono stato disidratato e vediamo come sto. Non devi esagerare, devi farla bene e portare a casa la gara. Arrivi giù al CO, prendi qualcosa e cerchiamo passo dopo passo di finire la gara. Dai, con calma. Carichelle, dai. A tutte sono, Danny, a tutta, non ho sbagliato niente. Un po' in linea. No, ho rallentato in speciale, o così io mi ammazzo. Il a fait 28 a cavallo. Bravo. Beaucoup de l'heure? Non. Tu es dur, tu es un français. Ça fait rien. Ma è pronti via, quindi posso fare Sassone. Pronti via puoi fare Sassone. Alla partenza qua, pronti via andare giù in discesa tutta a sinistra. Sì, ma già fatto dove salti fare il doppio? Fagli vedere. Perché a sinistra è brutta. Abbiamo riempito. Ma Bruno è arrivato corto mi hanno detto. Sì. Ah, se vuoi farlo sicuro, fallo qua. Ah, ma da Qua è destra? top. Lo faccio lì. Fatto destra. Salti. Sembra anche di farle bene, ma secondo me hai perso tanto sul primo pezzo perché poi dopo Brad è rimasto lì. Buttami dell'acqua addosso che sto morendo di caldo. Continua a correre da fare. Va bene, vai a parte. Me lo spieghi che continua a fare? Vai a parte. Mi spieghi che continua a correre? Non lo so, infatti, non lo so neanche io. Vai a parte, se non motivazione questa un po' di tanto puoi bisogna sì, nella però, vita. dai, va bene, Sì, va bene. un po' di bisogna tirare fuori nella vita. Mi dai una marmellatina perché non sto mangiando niente. Male, non ci abbiamo mai tempo. Dai Marco, oggi sono le giornate dure. Con calma, non devi andare forte, devi arrivare alla fine. Guida sciolto, tranquillo, in piedi, senza rischi, fai tutto quello che puoi. Forza.
40 in meno di prima. Acqua, quarantena, qualcosa. Ma calcola che c'è dei tempi davanti a te a 40. Dai, bravo. Se mi fai incazzare, come dice Alberto. Dai, dai. Vedi perché ti fanno incazzare i piloti? Perché guarda adesso, beh, il tempo è andato via. 30 secondi in meno di quella di prima, però è finito dall'inizio. Prima ho sfiammato, magari non è giusto, ma lo fai per motivarlo. Magari stasera contenti di aver finito la gara. Ah. Really easy. I'm good. No. Alberto Helgeri from DM Racing Italy. Come la partecipazione di ieri mattina, pensi che a fare le flebo? Direi che non è male, no? No. Si dice dream job. Dream job si dice. Siccome poi io lo conosco, stasera c'è un ottavo posto e fanno 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8 punti. E poteva anche essere un testone. Se non ci tenessi a voi non mi incazzerei. Mi direi fate quel cazzo che volete. Inside, legs out. What are you doing now? Sì, sì, straight there. Centrale. Quella lì è perfetta. Ah, adesso. Metti la canna, qualcosa peschi lì. Ma scusa, ma se qua l'anticipi, vieni dritto qua, lì dove hai i piedi Brad e poi vai dritto là. Là è perfetto, lì c'è già il buco. Anche lì ci sono i gerini. Danny, quindi stai basso, non prendi il muretto. E poi qua. Jolly. L'hai visto ieri? No? Chi? Lui? Acqua! No, invece l'ultimo giro. Non ce la faccio più. Ti va bene che non mi ricordo te quando eri lì in mezzo. Siamo qua pronti per il day 2, un'altra giornata bollente, ma si parte alle 9 e i piloti sono molto carichi e speriamo di prendere qualche podio in più oggi. Poi dall'albero c'è un po' di pallone. Tutto largo, vado a vedere là però. Guarda. Tutto a destra sei velocissimo per tagliare. Il canale vecchio è tutto a sinistra, è bellissimo. Se no largo. Non che staccata. Merda. Dai, merda. Merda. Vai che non c'è un'altra qua dietro. Garzia è arrivato come un gruppo di dietro. Ma come fanno, Cristo? Dai. Va bene, è quello che devi fare. Concentrato, se a passeggio magari durante il giorno ti riprendi un po'. Dai
Matte che sei a 5 secondi da Bradley. Perché sotto la curva sotto esterna è meglio adesso. Ah, ok. Quindi vai largo, salti un po' verso destra, poi vai tutta a sinistra e poi tanti vanno largo, però largo poi dopo è una merda. No, Quindi io tu vado vai nel dentro, canale. però guarda che qua è una merda, È brutto brutto, qua anche Holcomb ha sbagliato. Se tu riesci a venire qua, poi vai là. No, ma aspetta, dove? Qua. Anziché andare lì, vieni qua, poi appena scendi vai là, non nel canale, vai là. No, è impossibile. Impossibile? Ok, allora vai tutto nel canale, però occhio perché è profondo il secondo, Già faccio più. Sono stanco morto. Dai. Sei stanco come gli altri, ma sai che ti lamenti di continuo? Ma di continuo, allora bisogna scambiare, sono tutti stanchi, non ce n'è uno riposato, sai? Non ce n'è uno riposato. Pensassi meno a dire che sei stanco Vedici la grinta solita. La Mako grinta. Oggi in fondo tutto largo attaccato all'erba, ma proprio stai lì, proprio stai attaccato alla fettuccia giù tutto largo, se no adesso uno è passato su dove c'è tuo papà, tutto su alto, che è ancora duro di sotto, è un po' scavato, ma è ancora duro. L'hai fatta? Quando esci sai la seconda buca è un po' più fonda, però secondo me è ancora buona quella. Roberto Elgari, DM Racing Italy. Sì, è un punto, ho un punto. Abbiamo anche oferecer aqui então o kit leader of the championship, Mateu Cavalo da DM Racing. Uma salva de palmas para ele. Ele então que é o líder da FIM Enduro. È stato un weekend discretamente intenso perché, vabbè, come sapete sia Macorito che purtroppo poi anche venerdì mattina Alberto sono stati veramente male. Alberto è stato fino a venerdì a mezzogiorno in ospedale con le febre attaccate per cercare di idratarsi, e quindi ti dico, ci sono risultati come quello di Alberto o come quello di Macorito, che poi ha finito tutte e due giornate che valgono
valgono quasi quanto una vittoria. Vedere Alberto lottare per il suo sogno è una cosa che emoziona, mi ha sempre emozionato, continua a emozionarmi per i giovani. Poi le gare sono particolari, Matteo ha corso 2 grandi giornate e oggi purtroppo qualcuno davanti a lui forse ha esagerato e stasera andiamo a casa leader di campionato con un secondo posto oggi e di poco, ma siamo leader, siamo davanti. Alberto viene a casa con un secondo posto quando potevano essere 2-0 e quindi sono molto contento, anche un po' emozionato. E poi c'era anche questo weekend qua una gara di campionato italiano dove ha corso mio figlio e finalmente ha raggiunto un podio dopo 2 anni che soffre come un cane e pochi lo sanno.